Ciao a tutti, mi è appena arrivato questo microfono che è il Behringer Ultra Voice XM8500. È un microfono da 20 €, l'ho pagato 23 a dir la verità, e vorrei anche un po' confrontarlo con il classico Shure SM58, che è un po' il microfono un po' più usato in contesti live. Vorrei un pochino adesso andare a fare l'unboxing e fare qualche prova insieme a voi. Intanto la scatola di solida fattura, vediamo un po' con la sua valigetta. Apriamo. Ecco qui il nostro microfono XM8500. Già la fattura è veramente notevole perché è solido, pur essendo un microfono economico, il tipo di materiale non è cheap per niente. Sentendoli anche come peso e come dimensioni sono veramente molto molto simili, come vedete non cambia veramente molto. Questo Shure ce l'ho veramente da 15 anni, come vedete un po' ammaccato, ma funziona ancora benissimo, quindi è uno strumento che veramente dura nel tempo e è assolutamente consigliato. Però vediamo un po' se questo Behringer ci fa risparmiare un po' di soldini. Andiamo a provarlo insieme. Sa. Yeah, 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 yeah. Allora, la prima cosa che noto è che il Behringer ha un pochino più di volume. Sentite? Sa. E lo vedete anche dall'analizzatore di spettro che circa, ma sarà un dB. Forse anche un po' di più, forse 2-3 dB di differenza. Ma non è un problema quello lì, insomma, assolutamente. Adesso sono allo stesso identico gain. Sto entrando nella mia Scarlett Focusrite. Proviamo a cantare qualcosa. Same bad body feel just a little bit bigger now. Same bad body feel just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. Our song in the radio, but it don't sound the same. Ok, allora la risposta è molto simile, forse sul Behringer sento un pochino più le consonanti esplosive, come sentite anche mentre sto parlando, mentre sullo Shure si sente un po' meno questa cosa. Lo Shure è anche forse un po' più medioso, mi sembra. Sa. Qua invece ci sono un po' più basse, per questo si sentono anche un pochino più le consonanti esplosive. Però devo dire che non mi dispiace per niente il suono. Proviamo a cantare qualcosa un po' più spinto. My mother was a tailor, sewed my new blue jeans. My mother was a tailor, sewed my new blue jeans. Ok, sì, effettivamente con lo Shure sento un pochino meno questa sensazione di basse avvolgenti, ma anche un pochino fastidiose appunto su alcune consonanti, e un suono leggermente più medioso, quindi sembra anche un po' più definito, ma in realtà basta poi equalizzarlo. Ok, proviamo a vedere se dal Behringer, se tolgo un pochettino di basse, questa questione viene risolta. Vediamo un po', togliamo un po' di basse. Sa. E già ci assomiglia parecchio, sentite. Prova. È praticamente la stessa cosa, ok? Quindi sì, il Behringer ha un boost, un leggero boost sulle basse, che in fase appunto di mixaggio, se lo usate per registrare in casa, oppure in fase di mix proprio nel momento in cui andate a cantare dal vivo, basta dal mixer togliere un pelo di basse, quella cosa lì. Però per il resto è molto simile, anzi forse mi piace un pochino di più, adesso che ho tolto un po' le basse che erano un po' fastidiose, mi piace di più questo. Anche parlando, prova. Questo è un pochino più inscatolato. Infatti lo Shure è un microfono che ha bisogno comunque di essere comunque equalizzato. Vi faccio vedere di solito io come lo equalizzo. Ok, adesso sto lavorando sullo Shure, di solito anche qua ci tolgo un pelo di basse perché comunque è un po' chiuso, ci tolgo un pelo di medie, appena medie alte,
e ci do un po' di alte perché mi dà un pochino di respiro. Sentite, oh, finalmente così si sente bene. Sa sa sa. My man was a tailor. Così mi piace molto. Così mi piace molto lo Shure, ma infatti è una garanzia lo Shure. Se si sa equalizzare bene, va da Dio. Il fatto è che questo Behringer costa 80 euro in meno. Ok, quando lo trovate in sconto lo trovate anche a 20 euro, è una cosa veramente ridicola, è un prezzo... La prima volta che l'ho sentito nominare è stata proprio una mia allieva che me l'ha portata a lezione e mi ha detto, sai, ho preso un microfono a 20 euro, ok, 20 euro, e io credevo già che fosse una ciofeca cinese che suonava malissimo, in realtà poi l'ho provato e suonava veramente molto bene, anche in sala prove, l'effetto era molto molto simile a quello dello Shure, quindi tanta roba. Vediamo se anche qua, equalizzandolo un po' meglio, il Behringer mi dà un po' di soddisfazione. Sa sa sa, a parte le basse che le abbiamo tolte, togliamole anche un pelo di più, aggiungiamo un po' di alte, sa 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 sa, sa sa sa, hey hey hey, wow, yeah yeah yeah. Non lo so, ha un bel suono caldo, mi piace moltissimo, mi piace davvero tanto. E poi è veramente di buona qualità anche la fattura, come vedete è solido, anche al peso e al tatto non è molto diverso dallo Shure, quindi veramente un microfono che è una validissima alternativa per chi non vuole spendere tanto, perché alla fine quando prendi lo Shure paghi il marchio. Io mi sono sempre trovato benissimo con Shure, praticamente ho tutta la strumentazione Shure, quindi sono veramente un fan e andate sul sicuro se investite su Shure, sicuramente. Però cavolo, se l'avessi saputo prima, 20 euro, questa cosa è veramente pazzesca, suona veramente molto bene. Proviamo a fare un po' di distorsioni. Allora, yay! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Sì, è un po' diverso, però in realtà sì, mi dà sempre un pochino più di definizione lo Shure, devo dire. Però in realtà non sento così tanto la differenza, devo dire. Non la sento così tanto. Mo! Wow, wow! And the people bowed and prayed to the young God they made. And the people bowed and prayed to the young God they made. Made! Forse è questo leggero boost sulle basse, nonostante le abbia tolte adesso dal mix, mi dà un po' l'idea di un suono più avvolgente col Behringer. Poi magari gusto mio, non lo so, dipende sempre dalla voce che avete, quindi non esiste una regola, non esiste una legge universale. Io vi sto solo dicendo quello che io sto sentendo in questo momento. Vediamo un attimo l'analizzatore di spettro, vediamo se cambia qualcosa. Wow! Come vedete lavora su frequenze veramente molto molto simili. A orecchio sento che cambia qualcosa, però anche quando guardate l'analizzatore di spettro veramente è come se non cambiasse niente. Yeah! Sì, si sente questo boost di volume che ha il Behringer, ma non è una cosa che mi dà fastidio assolutamente. Però come frequenze di lavoro sono veramente molto molto simili. Infatti anche nelle istruzioni, nelle specifiche tecniche, entrambi i microfoni hanno un range che va appunto dai 50 Hz ai 15.000, come vedete è la stessa identica, lo stesso identico range di frequenze, quindi per il resto non cambia assolutamente niente. Entrambi ovviamente cardioide, assolutamente cardioide, microfono dinamico, filtro antipop a 2 stadi, anche qua non lo dice, però anche il Behringer, no, anche lo Shure ha un suo filtro antipop, quindi veramente sono uguali, vediamo anche il peso, sono veramente molto simili, anzi forse un pochino più leggero il Behringer, ma di pochissimo, veramente al tatto è uguale. Se guardate su Amazon lo Shure addirittura 120 euro in sconto, quindi in realtà è aumentato. È aumentato perché tempo fa, io ricordo l'avevo pagato forse poco meno di 100 euro, forse 99, una cosa del genere, ma l'ho preso 15 anni fa, devo dire. Mentre il Behringer 23 euro e veramente te lo tirano dietro delle volte e non è neanche in sconto, delle volte lo trovate scontato. Vi lascio qua sotto i link di Amazon di questi microfoni. Se acquistate dai link che trovate in descrizione,
io ricevo una piccolissima percentuale dei vostri acquisti e a voi non cambia niente, non vi alza il prezzo dei prodotti, quindi mi fate un grande favore e vi ringrazio. Non sono pagato, sponsorizzato da nessuno di questi marchi per poter fare questo video, è stata una mia recensione personale e a mio gusto. Un ultimo aggiornamento sul microfono, l'ho provato anche in sala prove, ho una sala prove attrezzata perché ci tenevo a vedere un po' la risposta che aveva con il mixer e le casse veramente da live. Devo dire che ho avuto una sensazione un po' diversa rispetto alla prova che ho fatto con le cuffie, anche perché le cuffie che ho non sono proprio lineari, infatti poi ho riprovato anche con le cuffie, ma correggendo con un plugin anche la risposta delle mie cuffie in modo da renderla più lineare, ed effettivamente ho avuto una sensazione simile a quella della sala prove. Che cosa ho sentito? Che il microfono, il Behringer, è un pochino troppo carico di basse e poco saturo sulle medie, mentre lo Shure mi ha dato una sensazione di maggiore definizione proprio perché enfatizza anche un po' le frequenze medie e quindi sembra un po' più definito, mentre il Behringer è un po' più chiuso, ok? Equalizzando e provando diversi settaggi di equalizzazione sono riuscito un po' a ridurre questo divario, quindi ho aggiunto un po' di medie al Behringer, tolto un po' di medie allo Shure, tolto molte basse al Behringer e un pochino di basse allo Shure e alzato le alte di entrambi, ed effettivamente in questo modo, soprattutto per quanto riguarda le frequenze medie, si comportano in modo diverso, ma equalizzando diciamo che si assomigliano molto. Dipende sempre comunque, come vi dicevo già, dalla voce che avete, perché io ho una voce poco carica sulle basse e quindi mi trovo molto bene col Behringer, per esempio, e è una voce anche molto mediosa, quindi delle volte lo Shure mi dà anche quasi un po' fastidio, quindi gli devo togliere delle medie dallo Shure, mentre l'ho fatto provare un altro allievo che invece ha una voce molto più carica di basse e lui si è trovato molto male col Behringer e si è trovato molto bene invece con lo Shure. Quindi dipende, magari per le voci femminili con le voci un po' più chiare il Behringer dà un boost sulle basse, quindi uno si trova meglio, quindi io vi consiglio comunque di provarlo. Per il prezzo che ha è ottimo secondo me, lo Shure è una garanzia assolutamente, quindi comunque al di là di tutto è vero, si paga il marchio ma si paga anche la qualità, quindi sono entrambi due ottimi microfoni. Così tanta differenza di prezzo secondo me non è giustificata, anche se lo Shure è effettivamente un pochino superiore come microfono. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere anche voi nei commenti se avete provato questi microfoni e cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, ciao!